Ciao ragazzi, benvenuti a Ombre Sonore. Nel video di oggi voglio parlarvi di 5 artisti della scena dark wave moderna che ho scoperto negli ultimi anni e che mi hanno colpito davvero molto. Giusto una piccola precisazione prima di cominciare: quando parlo di dark wave includo anche il gothic rock e tutti i generi e le sonorità affini. Per chi non conoscesse la dark wave, è un genere nato negli anni 80 come evoluzione del post-punk e della new wave, ma rispetto a questi ultimi due generi ha sonorità un po' più cupe. Ho scelto band attive dal 2010 perché volevo mostrarvi come questo genere si è evoluto nel tempo, mantenendo comunque salde le sue radici. A questo punto direi di partire subito col primo nome. Il primo nome sono i Lebanon Hanover, un duo formato nel 2010 da Larissa Iseglass e da William Maybelline. Il loro approccio musicale è molto minimale, utilizzano principalmente sintetizzatori, drum machine e le loro voci si alternano creando dialoghi sussurrati e malinconici. Tra i lavori più significativi ci sono Tomb for Two del 2013 e il singolo Babes of the 80s del 2016. Altre due canzoni che a me piacciono molto personalmente sono Gallow Dance e Kiss Me Until My Lips Fell Off. Li ho inseriti nella lista perché secondo me il loro punto di forza è quello di creare atmosfere gelide e intimiste allo stesso tempo. Il secondo nome che ho scelto sono i She Passed Away, una band che personalmente adoro. È un duo turco che ha debuttato nel 2012. Il loro sound rispetto ai Lebanon Hanover è più diretto e ritmato. Utilizzano molto i bassi, hanno chitarre molto aggressive e la sezione ritmica è molto potente. Personalmente vi consiglio tutti i loro album che sono usciti, invece per quanto riguarda canzoni che mi piacciono particolarmente vi segnalo Ritual, The Fading Ones e Void. Quello che mi piace di loro e il motivo per cui li ho scelti è che hanno portato una ventata di freschezza nella scena europea, dimostrando che la dark wave non ha confini e che ci sono talenti ovunque nel mondo. Il terzo nome che ho scelto sono i Drab Majesty, progetto nato da Andrew Klinko nel 2012, a cui si è affiancato negli anni Mona D. La loro musica è più sognante e melodica delle altre due band. Loro mixano elementi di dark wave classica con elementi shoegaze e synthpop, creando qualcosa di molto unico. I loro album fondamentali sono Careless del 2015, The Demonstration del 2017 e Modern Mirror del 2019. Li ho messi in una lista perché loro sanno essere sia nostalgici che moderni. Inoltre mi piace molto che loro mixano elementi dark wave con shoegaze, due generi che adoro profondamente. Il quarto nome che ho scelto e che adoro profondamente sono i Twin Tribes, duo del Texas formato nel 2017. Il loro stile è molto potente e drammatico. Loro usano sonorità che sembrano venire da film cyberpunk, ritmi incalzanti e atmosfere epiche. I loro due album imperdibili secondo me sono Shadows del 2018 e Ceremony del 2020. Canzoni che mi piacciono molto sono Heart and Feather, Monolith e Fantasy. Li ho scelti perché loro secondo me hanno saputo rendere la dark wave più grandiosa e cinematica, senza mai esagerare. La loro musica funziona sia in cuffia che dal vivo, dove sono molto forti. L'ultimo nome che ho scelto sono i Soft Kill, band di Portland attiva dal 2010. Il loro approccio è quello più emotivo e melodico di tutta la lista. Combinano chitarre con synth avvolgenti e hanno testi molto personali e introspettivi. Gli album da recuperare secondo me sono Choke del 2016 e Dead Kids Rip City del 2020. Ho scelto loro come ultimo nome perché riescono a essere malinconici senza essere deprimenti, dark ma pieni di speranze. È la dimostrazione che la dark wave può anche consolare e non solo inquietare. Siamo arrivati quindi alla fine del video. A questo punto chiedo a voi, siete d'accordo con i nomi? Conoscevate tutte e 5 le band? Voi chi avreste scelto? Fatemelo sapere nei commenti.